In questo tutorial andremo ad apprendere come inserire un sensore in eSolar 3BE. eSolar 3BE consente il supporto di una vasta tipologia di sensori. Il software di eSolar 3BE gestisce i sensori dividendoli in categorie: sensori di radiazione solare, sensori temperatura modulo, sensori di temperatura esterna, sensori di temperatura quadro, anemometri per velocità e direzione del vento, sensori pioggia, sensori generici. Per ciascuna categoria è possibile inserire più sensori, fatta eccezione per il sensore di radiazione solare principale, contraddistinto dal simbolo asterisco. Questo sensore viene automaticamente preso come riferimento da eSolar 3BE per il calcolo delle prestazioni di impianto. Da eSolar 3BE è in grado di supportare sensori analogici previo utilizzo di interfacce opportune con comunicazione via KNX e o Ethernet. È inoltre in grado di supportare sensori integrati disponibili nel catalogo eSolar del Synapsis Store via RS485, Ethernet e o Gateway RS485 to Ethernet. È in grado infine di supportare l'acquisizione di sensori attraverso interfacce speciali. Questa casistica non sarà oggetto di questo tutorial, si rimanda quindi alla documentazione di dettaglio. Collegare eSolar 3BE al sensore. Nel caso di sensore analogico, collegare il sensore all'interfaccia di acquisizione dati fornita, seguendo le indicazioni specifiche riportate sul dispositivo e o sulla confezione dello stesso. Nel caso di comunicazione via RS485, usare un cavo di tipo Belden, twistato e schermato, dimensioni minime 2x2x0,22 mm². Collegare i poli più, meno e GND rispettando da una parte la polarità riportate su eSolar 3BE stesso, dall'altra le indicazioni del sensore specifico. È possibile creare dorsali di lunghezza 800 metri salvo utilizzare un cavo adeguato, posare il cavo lontano da fonti di disturbo elettromagnetico, per esempio correnti continue di stringa, e all'interno di canali dedicati, eventualmente usare ripetitori di segnale. Rispettare le tipologie di rete consentite come da indicazioni dello schema elettrico base fornito a corredo del sistema. Nel caso di comunicazione TCP/IP, usare un cavo Ethernet di tipo Cat5e o 6. Collegare eSolar 3BE tramite la porta Ethernet 1 ad uno switch in cui convergeranno anche i cavi Ethernet provenienti dai vari sensori in grado per l'appunto di comunicare via TCP/IP. La lunghezza massima consentita è tipicamente 100 metri. Nel caso di utilizzo di gateway TCP/IP, le indicazioni di qui sopra in merito al cablaggio si sommano, in quanto questi dispositivi consentono la conversione da RS485 a Ethernet e viceversa. eSolar 3BE è in grado di evitare le configurazioni di tipo a specchio, consentendo un evidente risparmio in termini di numero di dispositivi da installare e conseguentemente di attività di cablaggio e configurazione. Una volta eseguito il cablaggio, accedere ad eSolar 3BE come amministratore. Configurazione impianto. Sensori. Selezionare la categoria di interesse. Cliccare quindi su Aggiungi. Inserire un nome per il sensore e selezionare il tipo di comunicazione. In funzione di quest'ultima selezione vengono richiesti ulteriori dettagli. Nel caso si selezioni KNX viene richiesto di riportare l'indirizzo di gruppo. Nel caso di modulo analogico, definire marca MOXA, modello IOLOGIC 1240, porta di comunicazione TCP/IP. Inserire l'indirizzo dell'interfaccia e definire il canale cui il sensore è stato collegato. Nel caso di sensori integrati, selezionare il modello, selezionare la porta di comunicazione ed infine l'indirizzo RS485 del sensore. Sensori generici inserire anche il valore minimo,
valore massimo e l'unità di misura del sensore. È facoltativo compilare i campi marca, numero di serie, note, descrizioni. Per ogni sensore è possibile definire offset e fattore moltiplicativo. Si rimanda al manuale del sistema di monitoraggio per le informazioni di dettaglio. E infine creare un sensore virtuale di media. Si tratta di creare un sensore virtuale che riflette la media dei sensori selezionati della stessa categoria. Configurati i vari sensori, sarà possibile verificare il funzionamento da Impianto, Sensori. Per ciascuna categoria è possibile verificare i valori in tempo reale, oltre all'andamento storico, con i grafici al quarto d'ora.